Salve e bentornati sul canale. Oggi vi mostro come realizzare una formichina dolcissima e tenera. È molto facile da realizzare, andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa della nostra formica abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato marrone. Stringiamo l'anello e facciamo 3 aumenti nelle prime 3 maglie, in tutto saranno 9 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 11 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 13 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 11 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 10 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 9 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 8 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 7 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 6 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e proseguiamo i giri con il corpo. Andiamo a fare un altro giro di 6 maglie. Un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 3 giri. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Riempite bene e andate a proseguire con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Date bene la forma. Chiudete bene e nascondete il filo all'interno del lavoro. Questa prima parte della testa dobbiamo andare a dividerla in questo modo. Dobbiamo riuscire a realizzare 2 parti come se fosse una nocciolina. Dividiamo in questo modo, cerchiamo di far andare l'ovatta sintetica nei 2 punti. Fatto questo, dobbiamo andare ad inserire le zampe in questo punto qui. Per le zampe lasciamo del filo all'inizio in questo modo e andiamo a lavorare 20 catenelle. Lavorate le nostre 20 catenelle, tagliamo il filo un po' più lungo e poi dobbiamo fermare con ago e filo queste 2 parti iniziali dopo averle inserite. Andiamo a vedere come. Dopo aver realizzato le nostre zampe, inseriamo l'uncinetto in questo punto e dobbiamo farlo uscire dall'altro lato, in questo modo. Prendiamo la nostra catenella per metà e la tiriamo fuori, cercando di lasciare l'altro lato dall'altro lato in questo modo. Non dobbiamo tirarla tutta, ma la dobbiamo lasciare in egual misura da un lato e dall'altro in questo modo. Andiamo poi con ago e filo e blocchiamo questa parte qui della zampina. Inseriamo l'ago nel filo che avevamo lasciato e andiamo a rinforzare questa parte. Andiamo lungo la zampina con dei punti invisibili e andiamo a bloccare nel punto in cui esce fuori. In questo modo eviteremo di farla uscire. Blocchiamo bene questa zampina, andiamo a fare lo stesso lavoro anche per l'altro lato. In tutto, per ogni lato dovremmo realizzare 3 zampine e ovviamente diventeranno 6 da un lato e dall'altro, come abbiamo fatto. Blocchiamo bene, fermiamo e andiamo a fare la stessa cosa per ogni zampina. Per le antenne fate la stessa cosa che avete fatto per le zampe, soltanto che invece di contare 20 catenelle ne andate a contare 10. Per le antenne inserite sempre come avete fatto per
le zampe posteriori e anteriori della formichina, andate ad inserire anche le antenne, la catenella di 10 maglie, e andate poi a fermare così come avete fatto per le zampe. Per gli occhi potete utilizzare o degli occhi in plastica oppure andate a ricamare con ago e filo. Per le zampine potete utilizzare o gli scovolini, quelli marroni, oppure potete rivestire un filo di ferro con il vostro filato, oppure potete inamidare con la colla Vinavil le zampine in modo che siano più rigide. A voi la scelta di come terminare il vostro lavoro. Condividetelo con i vostri amici, fateli iscrivere al canale ed iscrivetevi anche voi se non l'avete ancora fatto. Vi aspetto numerosi al prossimo, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta e ciao ciao, un bacio.